Altissimo nel tenore. Oggi vediamo diteggiatura e consigli per fare sol, sol diesis e la, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica agli adulti, con lezioni nel mio studio di Bergamo e online. Se è la prima volta che passi dal mio canale e non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Oggi ti spiego come suonare le note del registro altissimo nel sax tenore e vedremo il sol diesis e il la. Raccomandazioni per lo studio del registro altissimo. Se non hai piena padronanza dell'impostazione e già nel registro medio acuto perdi controllo e gli attacchi non ti vengono precisi, risolvi prima il registro medio acuto e soltanto dopo aver risolto i problemi del registro medio acuto puoi approcciarti allo studio del registro altissimo. Le note del registro altissimo sono un po' particolari perché hanno bisogno di una proiezione molto precisa e di un'aria molto precisa. Come per il registro del sax alto, consiglio sempre di pensare alla I, di velocizzare l'aria e di pensare che le note escano dalla radice del naso. Se nella produzione della nota bisacuta non ti viene fuori la nota, non insistere, ma cerca di capire dove si trova il problema. Un problema d'aria, un problema di impostazione. Sto stringendo troppo, sto stringendo troppo poco, l'aria è troppo lenta, è troppo veloce. Fatti questo tipo di domande perché ti aiutano a capire da dove nasce il problema. Se da solo o da sola non sei in grado di darti una risposta, chiedi sempre a un professionista o al tuo maestro. Partiamo con l'emissione della nota sol. La nota sol è una nota molto molto bella. La diteggiatura di questa nota è portavoce 1 e chiave del fa diesis acuto. È una nota che suona quasi da sola, quindi se ti capita di incominciare a fare la nota e ti viene una cosa del genere, è possibile che venga fuori una cosa così, vuol dire che l'impostazione non è corretta. L'impostazione deve essere molto tonica e l'aria molto veloce. Sol diesis invece la produco con 1, 4 e TC. TC è la chiave che si trova al centro delle 3, come in grafica. Posizione dell'A è una posizione molto 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 semplice. Portavoce, posizione del Re col portavoce e alzo l'indice della mano sinistra. Quindi la diteggiatura dell'A sarà portavoce 2, 3, 4, 5, 6. Queste note sono note che stanno all'estremo dello strumento, quindi come in tutte le cose estreme bisogna averne tanta padronanza. Ti do il consiglio di studiare sempre con l'intonatore e curare molto bene l'intonazione e soprattutto l'attacco delle note, perché se l'attacco non è preciso diventa poi un po' sgradevole anche da ascoltare. Consiglio di dedicare 5, massimo 10 minuti al giorno di studio del registro altissimo, perché porta una certa fatica, soprattutto sul labbro e soprattutto anche per le orecchie. Quindi andiamo a lavorare con un certo equilibrio. Sempre fare l'esercizio per poco tempo, ma più spesso possibile. Piccola raccomandazione: se il registro altissimo non ti viene o hai problemi sull'emissione delle note acute perché sono fuori intonazione o perché gli attacchi non sono precisi, non incominciare ad entrare nel loop del cambio imboccatura, cambio tipo di ancia. Non fare questo errore perché ti porterà via tanto denaro e tanta energia. Consiglio: studia con molta consapevolezza e soprattutto fatti seguire da un sassofonista diplomato che possa darti dei consigli ad hoc per te. Trovi le posizioni delle note che ti ho appena fatto sentire sia nella grafica di questo video ma anche come PDF in descrizione a questo video. Non stampare le posizioni perché ogni pagina stampata è carta, è toner, è energia elettrica. Imparale, la tua mente è molto più economica, quindi impara le posizioni, fanne tesoro
dalla tua mente non ti verranno mai cancellate, il pezzo di carta potrai anche perderlo e soprattutto per stamparlo hai usato della carta che poi andrà in riciclaggio, il toner inquinerà le acque e il mondo ne risente. Quindi impariamo di più a memoria e stampiamo di meno. Saremo più contenti noi, più sicuri sullo strumento e sarà più contenta anche la terra. Che questo video possa esserti utile e io ti do appuntamento alla seconda puntata del registro altissimo nel tenore. Ciao ciao!